Cari esiliati, benvenuti in questo nuovo video dove andiamo a vedere la build, diciamo, in versione endgame piuttosto avanzato. Diciamo la prima precisazione è che c'è stato un passaggio, diciamo, nella costruzione della build da low budget. A questo punto siamo comunque a medium inoltrato, però ancora è difficile fare delle precisazioni perché l'economia è abbastanza in costruzione, quindi insomma abbiamo visto il passaggio del valore del Divine Orb più o meno dai 100 Exalted ai 67, che è il valore più o meno nel momento in cui sto facendo il video. E quindi diciamo che siamo forse in una mid-high budget setup più o meno. Per andare subito nel dettaglio, praticamente la spesa è intorno ai 1300-1500 Exalted, ma appunto anche qui, quindi una ventina diciamo di Divine più o meno. Però anche qui è difficile perché all'inizio praticamente io scambiavo Divine a 100-110 Exalted, all'inizio non valevano niente, quindi insomma è un po' difficile. Però più o meno siamo a questo livello. Diciamo che facciamo un attimo il punto di quando la build si sblocca interamente, cioè raggiunge proprio il livello, diciamo, superiore. Ovviamente la prima cosa è la quarta ascendancy, quindi quando si riesce a finire tutte e quatro le prove. Non mi dilungo molto su questa cosa perché per motivi appunto di tempo del video, però l'ascendancy come è pensata in questo momento non mi è piaciuta, assolutamente no, perché credo che sia una challenge veramente over pompata, senza troppo senso, perché comunque sì, deve essere difficile perché comunque raggiungere l'ascendancy appunto è lo sblocco della build, eccetera, però soprattutto l'ultima mi sembra particolarmente pesante e troppo punitiva. Comunque, detto questo, vi lascio un link dove c'è tutta la full run del Sanctum per fare la quarta ascendancy, e vi consiglio soprattutto di guardare le meccaniche dei boss, soprattutto quella del boss finale, perché c'è una meccanica one shot noiosissima, e quindi è bene arrivare già preparati per non buttare via una possibile ora di Sanctum, più o meno. Detto questo, appunto il primo punto è lo sblocco della quarta ascendancy, poi il quinto ed ultimo socket sugli Skeletal Arsonist, che fondamentalmente avevo dubbi tra Feeding Frenzy e Immolate, però i 30 danni in più è brutto che prendono con Feeding Frenzy, veramente i 20 danni in più che prendono è brutto, veramente brutto, perché i nostri Arsonist devono stare su, devono campare sempre più possibile, anche perché se muoiono tutti nel momento sbagliato è molto probabile che moriamo, quindi in generale devono stare su. Però ecco, questo è un aumento del danno enorme, si parla diciamo a buff e regimi pieni quasi il 1000% di danno in più, chiaramente calcolato poi su tutte, insomma, scala nelle varie maniere, però diciamo sulla carta è una roba del genere. Ancora non abbiamo gli strumenti per il calcolo giusto perché ho visto che comunque le statistiche sono sbagliate, a volte ci sono degli snapshot dell'equipaggiamento, quindi magari cambiamo tre pezzi di equipaggiamento e nelle statistiche ce li conta tutte e tre, e quindi non si riesce bene a calcolare, però insomma sono bug, glitch che saranno poi risolti in generale. Però questo è il secondo punto, è una roba incredibile, quindi di danno in più, quindi senza dubbio. L'altro punto focale è l'aumento del livello globale delle minion skill, quindi io sono arrivato a 7 in questo momento, e fondamentalmente il punto di rottura è più 6, penso. Già più 5 è buono, però il vero punto di rottura è più 6, perché comincia a ridurci anche la reservation dello spirito degli Skeletal Arsonist, perché appunto questo scalare del livello dell'abilità aumenta appunto sempre di più. Tra l'altro io non ho nemmeno la gemma a livello 20, quindi c'è ancora spazio, e in teoria c'è ancora spazio, però a quel punto si va proprio in una configurazione
super high budget, quindi una spesa assurda, improponibile. E ho visto ci sono anche degli scettri col +6 di level of all minion che chiaramente sono corrotti o double corrupted, quindi roba super endgame che probabilmente non vedremo mai, difficilmente vedremo o comunque avremo. Quindi il terzo punto è questo. E poi ovviamente il gear in generale, quindi tutti i vari potenziamenti del gear, l'avanzamento del passive tree, però ecco questi sono i punti focali. Un altro è l'istilling dell'amuleto, io in questo caso ho questo flashy deflection che fondamentalmente aumenta ancora di più la block chance e l'increased defense from shield, e non ho nemmeno uno shield troppo diciamo shiny. L'unica cosa che ci interessa veramente tanto tanto sullo shield, a parte ovviamente maximum life, le resistenze eccetera, è la block chance, perché la block chance è veramente una roba incredibile e vi consiglio altamente di averla più a questo punto del 60 e rotti per cento, perché veramente è un layer difensivo abnorme. Altra cosa importante ovviamente vabbè le resistenze, io ce l'ho un po' strane, però comincio ad avere delle mappe dove il personaggio ha meno 30, meno 40 resistenze, quindi comincia a essere tostina. Diciamo che il fire in una situazione ottimale lo vorremmo a 77 massimo, quindi dovremmo cercare un altro +1 maximum fire da qualche parte, possibilmente sullo scudo. Io ho chiappato il cold, però vogliamo il fire in realtà, e la percentuale totale la vorremmo a 100, proprio per questa storia che ci riduce le resistenze. Tutto questo perché? Perché la nostra seconda ascendancy fondamentalmente ci converte cold e lightning, una parte di cold e lightning in fire damage, e in questo modo abbiamo un bonus, quindi un layer difensivo in più. Se scende sotto il 75 abbiamo di conseguenza un malus, perché di fatto prendiamo più danni anche già da cold e lightning, quindi poi diventa tutta una roba del genere. Life ovviamente più possibile, quindi portata sempre più possibile in alto, perché al momento dello sblocco di tutte le ascendancy life in più significa spirito e energy shield, che sono proprio la base della nostra sustain e danno, quindi questo è proprio il totale. Per andare ancora a vedere aggiornamenti importanti della build, per quanto riguarda l'albero passivo, a questo punto possiamo andare a buttare via qualcosina sui minion, specialmente per la vita, perché ora andiamo a vedere un po' più nel dettaglio, e soprattutto io in questo momento vorrei arrivare a fare una versione della build adorned, cioè con più jewel possibili, perché ho notato che ci sono dei jewel esagerati. Ovviamente anche questa storia dei jewel ci porta sempre più verso l'high budget, perché di fatto sono tutti iper costosi. E per il momento avrei individuato questi qui che ci aumentano la maximum life per ogni grand spectrum che noi equipaggiamo. Ne possiamo avere 3 totali. Io al momento ne ho 2, quindi mi manca il terzo, però ho già visto un bel aumento, perché comunque ero a 200, una roba del genere. Non ho capito bene se questo per socketed grand spectrum significa per ognuno, cioè nel senso che io in questo momento ne ho 2, quindi è 4 e 4. Penso di sì, però non ho capito bene, perché anche qui c'è un calcolo strano e che non ve lo vado a spiegare, però credo che sia così. Comunque fondamentalmente poi vorrei andare a prendere quest'altro jewel. Qui volevo cercare questo di rimuoverlo, più che altro per avere la via diretta a prendere questo qui, e quindi questa intelligenza che vado a perdere la vorrei riprendere qua, però sono un po' cortino, quindi questa cosa andrà vista, e poi andare anche a prendere questo. Quindi aggiungere più jewel possibili, di cui uno di questi sarebbe già preso da un altro Grand Spectrum, e poi da altri fondamentalmente. Questo qui è un po' più complesso, però vediamo come gira, vediamo come gira. Gli altri jewel, di fatto noi vogliamo l'increased critical damage bonus per minion. Se vogliamo divertirci possiamo metterci questo increased damage if you have consumed a corpse. Questo chiaramente è un increased damage che va solo su di noi,
però ci va a potenziare piuttosto abbastanza Detonate Dead, perché fondamentalmente quando noi facciamo, cioè quando noi consumiamo il corpo dell'esplosione, l'esplosione è già potenziata, perché di fatto abbiamo consumato il corpo, soprattutto anche perché noi abbiamo l'esplosione ritardata dai supporti. E questo è, insomma, comunque l'albero delle passive è sempre lo stesso, possiamo andare a perdere qualcosina di minion life, le resistenze dei minion dobbiamo stare attenti perché in questo momento io riesco a fare delle T15 belle pompate e i minion stanno abbastanza su, però ci sono delle situazioni particolari tipo ritual dove ogni tanto schioppano malamente e quindi anche lì è ancora un po' un testing da vedere e capire un po' più nel dettaglio. Però ecco, per andare a vedere un attimo la storia dei supporti, fondamentalmente vogliamo anche pompare, diciamo, la quality, quindi qui ci prendiamo la maximum life dei minion che andiamo a togliere dall'albero. In più andremo poi a mettere su Pain Offering un altro supporto che è questo qui, dove nel migliore dei casi noi vogliamo che i minion mangiati siano i chierici, quindi che è molto difficile durante le fight, però insomma una roba del genere, e questo andrebbe ancora di più a potenziare il danno, quindi altri layer, altri potenziamenti fondamentalmente. Il Loyal Round è un po' strano perché ho notato che non posso aumentare la quality o comunque non mi sta riuscendo, però anche questo ci permetterebbe di droppare qualche altro nodo sul passive tree con la maximum life. Anche qui chiaramente precisazione, con minions io intenderei che la dà a tutti gli altri minion, però anche qui non vorrei che poi si riferisse solo alle Lound o solo ai chierici, quindi anche questo da verificare, ma non mi sembra, per il momento non mi sembra così. A questo punto possiamo andare a fare una precisazione sul farming che fondamentalmente ho utilizzato io e devo dire è piuttosto redditizio al momento perché anche qui vi faccio un calcolo un po' strano, però diciamo tra la media che ho cercato di calcolare siamo comunque tra 1 e i 3 divine all'ora, contando che comunque non siamo ancora, cioè non ho ancora le T16 che non riesco a droppare, non so perché, però in generale non ce l'ho, non l'ho mai viste e fondamentalmente siamo quindi sulle T15. Purtroppo ho notato che le mappe sotto 14-15 non sono praticamente redditizie di niente, con qualche eccezione rara, ma non si droppa niente, si va in una media di 2-3 exalted da mappa, diciamo di media base, che ovviamente non ci porta poco e niente. Però questo per me è, però ecco, subito la prima precisazione, in una situazione del genere, la prima cosa che noi vogliamo andare a fare è prendere immediatamente le due torri e crearci il nostro overlap di torri, quindi due torri che potenziano due mappe, la stessa mappa fondamentalmente, e più o meno noi ci vogliamo questo Increased Rarity. L'Increased Rarity è un discorsone che non posso affrontare se no faccio un video di 7 ore, però vi consiglierei altamente anche di averlo sull'equipaggiamento, qualcosina. Questa cosa purtroppo aumenta di tantissimo la difficoltà nel trovare l'equipaggiamento e soprattutto perché costa di più. Però ho notato che cambia, cioè si droppa la roba, si droppa i Divine, si droppa gli Exalted, un sacco di mappe direttamente rare, quindi c'è tutta una storia. E il nostro Increased Rarity lo vogliamo principalmente, vabbè, qualcosina sull'equipaggiamento se fattibile, nella tablet, al top lo vogliamo anche nella seconda tablet dove lo mettiamo, e quindi proprio per andare a potenziare questo Increased Rarity. Altra cosa molto importante, se si riesce ad avere un paio di Increased Experience, con un paio di, diciamo, con 3-4 mappe T15 si riesce a fare un livello, quindi siamo ancora a un buon farm anche di XP. E in più lo vogliamo ovviamente sull'Atlas, quindi il nostro Increased Rarity vogliamo cercare anche di pomparlo un pochino nell'Atlas,
E diciamo la mia configurazione per adesso è più o meno questa. Ovviamente anche qui non è detto che sia giusto, ottimale o in generale, qui potete in realtà molto giocare, però se volete uno spunto, più o meno una roba del genere. In questo modo chiaramente abbiamo mappe più toste, molto più toste, questo soprattutto incide tantissimo perché anche i boss finali hanno uno e due modificatori con la possibilità a volte di briccare la mappa, questo va precisato, cioè se può venire dei mostri esageratamente forti, e quindi insomma per noi ad esempio un modificatore devastante sono quelli che gli danno lo scudo ai danni da fuoco, le cose così, la life regeneration. Mi è capitato di beccare un boss con life regeneration, quindi insomma comincia a diventare tostina. Vogliamo più mostri rari, chiaramente, perché anche i mostri rari hanno più increased rarity chance drop, eccetera, eccetera. Vogliamo un po' di pack size in più, quindi più mostri, più drop. I suffissi e i prefissi vanno a modificare i modificatori della mappa, quindi gli danno un 25% di radius in più, di range in più, chiaramente sia nel positivo sia nel negativo, quindi sempre mappe più toste e così via. E fondamentalmente io mi sono trovato molto bene nel farming di Ritual, che comunque è piuttosto difficile, però è molto rewarding. Diciamo che la meccanica strana è che noi dovremmo cercare di portare più nemici possibili all'interno del cerchio prima di attivare il rituale, perché ci dà più mostri, quindi più punti. E qui noi vediamo che questi Audience with the King, che fondamentalmente sono degli oggetti, diciamo, che ci servono per entrare nella mappa del King of the Mist, quindi fare l'Uber Boss, hanno un range di valore tra i 400, i 350 Exalted, 450. Diciamo io mi sono messo a vendere questi, per il momento non ne ho ottenuto nessuno, che può essere un errore, sicuramente, probabilmente è meglio farli, però avevo un disperato bisogno di currency e quindi macinando questi Audience with the King sono riuscito a fare gran parte dei 1500 magari Exalted che sono riuscito a farmare, diciamo. La meccanica di Ritual è importante vedere che cos'è quel defer. Defer item fondamentalmente è la possibilità di andare a mettere in banca, diciamo così, l'oggetto che ci interessa, che poi ci sarà riproposto nei ritual successivi, ovviamente non nella stessa mappa, ma nei ritual successivi, a prezzo minore. Ovviamente più vale l'oggetto, più il prezzo, diciamo, sarà alto. Chiaramente con prezzo intendiamo, diciamo, le monete di ritual, quindi il numerino in basso, fondamentalmente lo facciamo uccidendo i nemici, facendo i ritual e si resetta mappa mappa. Fondamentalmente noi appunto vogliamo andare a fare sto deferre perché Audience with the King non possiamo mai prenderlo alla prima botta, diciamo, almeno che non ci sabbia ritual particolarmente pompati in generale. Però ecco, solitamente si fa deferre e si va a riprendere nelle mappe dopo, e questa cosa chiaramente ci fa macinare currency, però dobbiamo ecco, fare una cosa, diciamo una strategia fatta bene, cioè torre, tablet con i ritual, ritual su tutte le mappe, quindi andare a fare, non lo so, magari una catena di 3-4 mappe con 3-4 ritual e quindi massimizzare la possibilità di riuscire ad avere questo benedetto Audience with the King. O in generale altre currency, perché ad esempio io ho trovato anche stack di Divine dentro al ritual, quindi due Divine, un Divine crudo, ovviamente vabbè Exalted così a cavolo che però ci fanno il giusto, c'era anche una gemma di livello 19 che non sono riuscito a prendere, insomma in realtà sembra un ottimo spot di farming. È un po' dura perché sinceramente è tutto basato sui danni caos, tutto a zona, i nemici praticamente ci spawnano in testa, però ecco è così. Questa build è piuttosto tanky per farla, quindi non abbiamo grossi problemi, però a volte in alcune mappe si viene one shottati malamente. Però ecco, diciamo che col Detonate Dead e con gli Arsonis ce la caviamo abbastanza bene, poi ci buttiamo nel mezzo, prendiamo i Grim Remnant, quindi Energy Shield sempre su,
e via. L'ultima precisazione che mi sono dimenticato, ma non è da meno importante, un altro layer assurdo di difesa è Guard. Guard cos'è? Allora, Guard è un buff che assorbe completamente tutti i danni dagli hits che prendiamo prima di essere attribuiti, diciamo, alla vita o all'energy shield. È un layer di difesa anche questo enorme. Su il nostro, in questo caso io ce l'ho sul charm, è un po' nì perché chiaramente il charm dura quello che dura, ha le sue cariche, quindi si attiva ogni tanto, quindi poi si attiva quando prendiamo il chaos damage, quindi non sempre attivo, insomma, vabbè, tutta una serie di storie. Però se andiamo a fare una mega build, diciamo super mega high budget, al momento c'è una flask che, unica, che vale circa 40-50 divine, quindi siamo proprio al top del top. Però fondamentalmente la vita in più che noi recuperiamo ce la aggiunge come guardia. E nel nostro setup funzionerebbe veramente in maniera divina perché abbiamo tutta la vita riservata, quindi praticamente avremo sempre un eccesso di vita anche piuttosto importante e quindi una guardia sempre alta. E questo ci darebbe un altro layer enorme, oltre all'energy shield, alla vita stessa, chiaramente, al block chance e le resistenze e compagnia bella. E quindi tutto bello, tutto bellissimo. Possiamo volendo utilizzare anche Blasphemy mettendoci Flammability per avere, diciamo, per fare lo speed farming, uno speed farming un po' più veloce perché la nostra corsa si trasforma in un'aura intorno a noi, risolviamo altamente il problema del mana, però non mi piace tanto perché questa cosa ci obbliga a essere sempre sotto ai nemici, quindi siamo sempre in melee, diciamocela. E chiaramente nelle mappe più alte ci sono dei nemici che corpo a corpo ci maciullano e comincia a diventare un problema, e soprattutto anche con i boss. Quindi non lo so. Può essere per farmare magari mappe di tier un pochino più basso, però insomma non mi convince tantissimo. Detto questo, siamo arrivati alla fine di questa analisi natalizia della build. Porterò gli altri aggiornamenti. Comunque la build insomma pulisce piuttosto bene le T15 belle pompate e credo che possa far bene anche nelle T16, però bisogna vedere perché comunque il livello è piuttosto tosto, quindi ogni tanto arrivano le botte, le one shot, gli arsonist completamente devastati. Però insomma l'importante, la build è divertente e frulla bene, diciamo. Vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo su Path of Exile 2.